Benvenuti, popolo di Alkill, in un nuovo episodio dedicato a manga e anime. Il mese scorso avete dimostrato per l'ennesima volta quanto su Alkill sia vivo l'interesse per Devilman, per Akira Fudo, Ryo Asuka, Siren, Miki Makimura e tutti gli altri personaggi di quest'opera senza tempo realizzata da Go Nagai. Quindi eccoci di nuovo qui a parlare di Devilman, svelando alcuni retroscena che potreste non conoscere. I temi di questo video saranno molteplici. Andremo a scoprire la vera natura di Amon, il demone che si è fuso con Akira e che non ha mai trovato spazio nell'opera principale, il suo rapporto con Satana, le origini di Siren e il lontano passato dei demoni e della terra. Tutto questo grazie ad un manga chiamato Amon, The Dark Side of the Devilman, scritto e disegnato da Yuki Nutani, dalla durata di 6 volumi. Non lasciatevi ingannare dall'assenza del nome del maestro dall'opera. L'autore riesce a dare un approfondimento al mondo di Devilman più che degno, inoltre il tratto più moderno e pulito di quello di Nagai riesce comunque a rappresentare a meraviglia i demoni più mostruosi, dandoci orrori ricchi di dettagli. Vi dirò di più, questo manga potrebbe persino avvicinare tutte quelle persone che non riescono a leggere Devilman perché ha disegni troppo strani e datati, anche se parliamo comunque di gente che non merita né la capacità di vedere né quella di leggere, se volete la mia, insomma come i lettori di Dragon Ball Super. E anche oggi abbiamo dissato Dragon Ball Super. Il manga di cui parliamo oggi si divide in 3 archi narrativi, ciascuno ambientato in un momento diverso della timeline di Devilman. Il primo è anche il più breve, poiché occupa solo il primo volume e si ambienta esattamente dopo la morte di Miki Makimura, poco prima del grand finale, uno dei momenti più bui vissuti dal protagonista che fa perdere tanto ad Akira quanto al lettore la speranza per il genere umano. Prima di proseguire però facciamo un piccolo ripasso importantissimo. Cosa sappiamo di Amon? Amon in Devilman è una figura avvolta dal mistero, raccontata poco, principalmente per bocca di demoni come Siren. Sappiamo della sua forza leggendaria e della sua grande abilità come guerriero, una vera leggenda per i demoni, un po' come per noi lo sono figure come Ercole e Ulisse. Tutto questo per dire elegantemente che non ne sappiamo sinceramente un cazzo, termine tecnico, e l'esistenza di Amon serve più che altro a spiegare la mostruosa forza di Akira rispetto a tutti gli altri demoni e Devilman e raccontare silenziosamente quanto Satana sia disposto a sacrificare per lui. Tenendo bene a mente questo, è quindi probabile che per molti fan di Devilman questo sia il primo vero reale approccio con il leggendario Amon. Tutta la prima parte di fumetto si incentra proprio sulla figura di Amon, che prenderà il totale controllo sul corpo di Akira, il quale rimarrà sospeso nel suo stesso subconscio. Il risveglio di Amon è già di per sé un elemento sconvolgente per il mondo intero e per il lettore. Attorno a lui la materia organica inizia a fondersi indistintamente, come avviene nella normale fusione demoniaca. Qui però, a differenza della normale fusione, è tutto più caotico ed incontrollato. Sul caos una sola volontà regna sulle altre, quella di Amon. Amon è un anarchico, un ribelle forse ancor più di Satana stesso, totalmente individualista. Egli non è né dalla parte degli umani né da quella dei Devilman, neppure da quella della sua razza. Si può dire che Amon voglia solo vedere il mondo bruciare tra le sue fiamme, una vita senza compromessi, come direbbe Rorschach di Watchmen. In questa prima parte di manga tornano tutti i vecchi amici di Akira, il gruppo di teppisti, i Devilman che aveva riunito, ma per fermare Amon e riportare indietro Fudo sarà necessario persino l'intervento di Satana stesso. Dopo aver conosciuto la personalità di Amon, è tempo di comprendere la sua storia e per farlo bisogna andare nel lontano passato, in un'epoca remota in cui gli esseri umani erano solo un'idea abbozzata nella mente di Dio. Quindi no, a sto giro niente Hitler, ma tranquilli, in questa parte di manga ci sono talmente tanti morti da far sembrare la seconda guerra mondiale una recita scolastica. Ma quindi questo Amon chi è? Per prima cosa, il manga rivela che ci sono stati 2 Amon. Il primo si tratta di un essere primigenio, il primo diavolo che camminò sulla terra, con un potere così grande che fece tremare gli dei che lo uccisero e sigillarono la sua essenza in una sfera di caos sospesa nel cielo. La storia inizia tuttavia durante un'epoca di grande cambiamento per i demoni, mostrandoci le Siren, una bellissima razza di orgogliose donne arpie dalla pelle scura e ali corvine che si batte costantemente con i dinosauri per il controllo del mondo. Il tempo delle Sirene è ormai prossimo alla fine e noi lettori assistiamo nel giro di qualche pagina al declino e all'estinzione della stirpe, eccetto per 3 esemplari.
Sheena, un'orgogliosa sirena che perderà le ali, poco importante per il grande insieme delle cose, ma dalla storia davvero toccante. Il mostro bianco, una sirena diversa dalle altre per la carnagione pallida come la luna e ali bianchissime, uno dei principali personaggi di questo arco narrativo, nonché madre della nostra sirena, è uno strano giovane dai capelli corvini, dall'animo ribelle e la grande forza di volontà, nato in circostanze misteriose e abbandonato a se stesso, privo di ali, nonché un vero e proprio mistero. Sarà il ragazzo senza nome a raggiungere lo spirito sospeso di Amon, sfidarlo e domarlo, diventando di fatto il secondo Amon che poi si fonderà con Akira. Questa porzione di manga è forse la più bella di tutte. Vedere il passato dei demoni è affascinante, i confronti tra Satana e Amon lasciano il segno e vanno ad approfondire la psicologia di uno dei più grandi villain della storia del manga, senza contare che vengono anche recuperate diverse facce conosciute come Kaim, quel demone quadrupede che simpa così tanto per Siren. Credo che quel tizio non beva acqua se prima Siren non ci abbia messo le zampe dentro, ma è una teoria personale. Lascia un commento anche tu se sei un simp per Siren. Dinosauri, tette, diavoli, lore, discussioni filosofiche sul libero arbitrio, questa storia proprio di tutto, con un nemico finale d'eccezione, l'angelo caduto Asura, una creatura mostruosa nata dalla fusione corrotta di due angeli caduti, invidiosa di Satana e della sua bellezza. Infine, proprio qui scopriamo il grande significato dietro la caduta di Lucifero, la vera punizione che il Signore ha dato a Satana quando si ribellò. Egli infatti è destinato a perdere eternamente la persona che ama. Sotto quest'ottica il significato del finale di Devilman cambia drasticamente, no? Terzo e ultimo arco narrativo di questo spin-off. Questa parte di manga ha inizio con l'apparizione di Zenon sulla Terra e si chiude poco dopo la morte di Miki, rendendo il manga in un certo senso un uroboro, in cui il finale coincide con l'inizio, una scelta azzeccata vista la ciclicità dell'universo di Go Nagai. Questa tuttavia è forse la porzione di manga meno entusiasmante, perché anziché introdurre qualcosa di totalmente nuovo in un contesto già conosciuto come accadeva nella prima parte o inventare qualcosa di totalmente inedito come nella seconda, qui ci si limita a riraccontare eventi già noti con qualche piccola aggiunta interessante, un simpatico approfondimento ma nulla di troppo sconvolgente. Non fraintendetemi, vedere con una nuova prospettiva scene come il tradimento di Ryo, il confronto tra Akira e la famiglia Makimuro, la morte di Miki con nuovi punti di vista e uno stile di disegno nuovo ed accattivante, fanno sempre piacere, ma non è nulla per cui strapparsi i capelli. Oltre ad essere un grande omaggio alla parte più famosa del manga originale, però, ci sono in realtà un paio di punti su cui l'autore vuole calcare la mano. Primo tra questi è sicuramente la crudeltà dell'essere umano, che qui viene più enfatizzata che mai con scene inedite di quella caccia alle streghe che avviene anche nel manga originale. Uomini che non si fidano dei propri amici e familiari, che si accusano e torturano l'un l'altro. Insomma, Amon The Dark Side of the Devilman ci tiene a ricordare al lettore che alla fin fine i veri diavoli sono gli esseri umani. Il nemico di questo arco narrativo è probabilmente il meno ispirato. Si tratta di un agente di alto rango di una di queste organizzazioni governative antidiavoli di nome Kadone, che si scontrerà diverse volte con Akira. Kadone si rivelerà egli stesso un Devilman, incapace di accettare e comprendere la sua natura. L'accettazione di sé, del proprio corpo e del proprio io è infatti uno dei temi ricorrenti dell'opera intera. Persino Akira non potrà sfuggire ai propri dubbi e alla paura di perdere la propria identità. L'accettare se stessi, soprattutto dal punto di vista fisico ed estetico, è un tema ricorrente nell'opera. Molti demoni e Devilman soprattutto soffrono del proprio aspetto mostruoso. Accettare e apprezzare il proprio corpo sono tematiche davvero delicate. Amon The Dark Side of Devilman riesce a parlarne in maniera chiara e sincera, a differenza di molte cazzate woke che le opere di massa ci propinano in questi tempi moderni e bui. Per concludere, Amon The Dark Side of the Devilman risulta essere davvero il miglior spin-off di Devilman. Le trame presentate sono avvincenti, con uno stile artistico che saprà conquistarvi senza ombra di dubbio. La lettura è scorrevole, tanto che in un paio di ore al massimo ho finito la rilettura dell'intera serie prima di scrivere questo video. Arrivati a questo punto non posso far altro che consigliarvi questa lettura. Leggerlo prima o dopo Devilman? Assolutamente dopo. Il manga dà per scontato che conosciate bene l'opera originale ed i suoi personaggi, quindi mi raccomando, per quanto possiate essere attratti da queste tavole, leggete l'opera di Nagai o rischierete di rimanere davvero confusi e godervi la storia soltanto a metà. E tu? Conoscevi Amon The Dark Side of the Devilman? Lasciami un commento e fammi sapere le tue impressioni. Nel frattempo vi invitiamo a spolliciare un like e a condividere questo video e come sempre buona vita a tutti!